Lunedì mattina nel Bosco Colorato cominciò con una notizia bruttissima. Il ponte di pietra antica, quello che collegava il villaggio degli animali alla grande foresta dei frutti, aveva smesso di farsi attraversare. Non era rotto, non era crollato, semplicemente ogni volta che qualcuno ci metteva una zampa sopra, il ponte tremava, gemeva e sussurrava con una voce piccola piccola. Per favore, non oggi. Gli animali si erano fermati tutti nell'orlo del burrone, confusi. La volpe, il cervo, il castoro, con la carriola di noci. Nessuno riusciva a passare. Zibù arrivò per primo diventando grigio curioso. Un ponte che parla? Disse. Un ponte che si rifiuta? Precisò la volpe con le orecchie dritte. Poco dopo arrivò Drago raffreddato a grandi passi, con la sciarpa che svolazzava. Poi Biba, che stava già mangiando una banana e aveva già una teoria. È timido! Annunciò Biba. I ponti non sono timidi, Disse Zibù. Questo sì. Disse il ponte con la sua voce piccola. Zibù si avvicinò al bordo del ponte con cautela e si abbassò sulle zampe anteriori, come faceva quando voleva guardare qualcosa negli occhi. Ciao, Disse. mi chiamo Zibù. Posso chiederti cosa è successo? Il ponte tremò leggermente, poi, dopo un lungo silenzio, parlò. Sono vecchio. Disse. Le mie pietre si sono allentate. Ho paura che se qualcuno passa, qualcosa si rompa. Ho paura di fare del male. Zibù diventò color miele, il colore della compassione. Da quanto tempo hai questa paura? Da quando è caduta la prima pietra? Disse il ponte. 3 settimane fa. Una sola pietra, piccola, sul lato. Ma da allora non riesco a smettere di pensarci. Drago raffreddato ascoltava in silenzio, con la testa abbassata. Anche lui conosceva quella sensazione. La paura di fare del male agli altri proprio mentre cerchi di aiutarli. Biba aveva smesso di mangiare la banana. Era la prima volta della settimana. E se ti aggiustassimo? Disse Zibù. Il problema era che nessuno sapeva aggiustare un ponte. Il castoro disse che sapeva costruire dighe, non ponti. La volpe disse che sapeva trovare strade, non ripararle. Il cervo non disse niente perché aveva già il mal di testa. Io so dove trovare le pietre giuste. Disse Drago raffreddato piano. Tutti lo guardarono. Vicino al torrente freddo ci sono pietre di basalto nero, durissime. Le ho viste 1000 volte. Combacerebbero perfettamente con quelle del ponte. Come le portiamo fin qui? Chiese Zibù. Drago raffreddato aprì le ali lentamente. Le porto io. Fece 3 viaggi. Ad ogni viaggio tornava con 4 pietre grandi strette tra le zampe, atterrando piano per non sollevare troppo vento. Zibù dirigeva i lavori, indicando i punti esatti dove incastrare ogni pietra. Biba passava le pietre più piccole fingendo di essere indispensabile. Il castoro, convinto da Zibù, tirò fuori gli attrezzi e cominciò a lavorare di fino sulle fughe. Il ponte stava zitto e lasciava fare. Ci vollero quasi 2 ore. Quando l'ultima pietra fu incastrata, il bosco colorato era diventato silenziosissimo. Tutti gli animali aspettavano sul bordo del burrone senza fiatare. Zibù si alzò e guardò il ponte. Come ti senti? Chiese. Un lungo silenzio, Diverso, disse il ponte alla fine. più solido, come se qualcuno avesse riempito i buchi che avevo dentro. Vuoi provare? Disse Zibù. Ho ancora paura. Disse il ponte. Lo so, Disse Zibù diventando dorato. ma la paura non sparisce prima di provarci. Sparisce durante. Drago raffreddato annui piano. Lo sapeva bene anche lui. Il ponte rimase in silenzio ancora qualche secondo. Poi disse. Va bene, chi vuole passare per primo? Tutti gli animali fecero un passo indietro. Zibù fece un passo avanti, mise una zampa sul ponte, poi l'altra.
Poi camminò in mezzo lentamente, guardando sempre avanti. Il ponte non tremò, non gemette, non disse niente. Tenne. Uno per uno tutti gli animali attraversarono il ponte. La volpe, il cervo, il castoro con la carriola di noci, poi Biba, che attraversò di corsa urlando. E quasi fece venire un colpo al ponte, ma tenne anche quello. Per ultimo passò Drago raffreddato, lentissimo, a zampe larghissime per distribuire il peso. Il ponte scricchiolò una volta sola, poi si fermò. Ce la fai? Chiese Drago sottovoce. Ce la faccio. Disse il ponte con una voce leggermente più grande di prima. Dall'altra parte del burrone tutti aspettavano. Quando Drago raffreddato mise l'ultima zampa sulla riva, partì un applauso di zoccoli, zampe e artigli che fece volare via 3 storni da un albero vicino. Zibù diventò color arcobaleno, tutti i colori insieme, uno dopo l'altro, così veloci che sembrava quasi che brillasse. Il ponte non disse più niente per tutto il resto del giorno, ma chi passava sopra giurava di sentire, appena qualcosa che assomigliava a un sorriso. La paura di fare del male non guarisce stando fermi, si guarisce chiedendo aiuto e lasciando che qualcuno ti rafforzi dove sei più fragile. Buonanotte piccini, buonanotte mamma e papà. Mua mua.